Nietzsche diceva che la maturità dell'uomo significa aver ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da piccoli. C'è stato un tempo in cui giocare per i bambini era un grande momento formativo, non solo un intrattenimento. Nel gioco la creatività e la fantasia dovrebbero essere il cemento per costruire i nostri pensieri ed immaginare cosa vorremmo diventare da grandi. Ci sono giochi che sono lì da oltre un secolo. Oggi parliamo di uno di quelli più famosi e formativi di tutti i tempi, che ha segnato decine e decine di generazioni, il Meccano. Siamo a Liverpool nel 1901. C'è un commesso che si chiama Frank Hornby, una persona veramente brillante, e inventa un gioco destinato a cambiare la storia. Studia un sistema di barre perforate, pulegge, ruote e altri accessori che possono essere collegate tra di loro con viti e dadi, creando infinite combinazioni. Lo chiama da principio Mechanics Made Easy, la meccanica resa facile. Nel 1901 brevetta un set che è una piccola scatola con alcuni di questi oggetti che possono essere composti assieme. Era un vero gioco didattico perché stimolava il ragionamento. Il concetto lo chiamava Make and Know, fai e impara. E da qui piano piano gli venne in mente Make and Know, Meccano, appunto. Meccano è il nome finale, ma viene da Make and Know. Ma Frank Hornby è diventato famoso anche per altri due prodotti importanti. Uno sono le automobiline Dinky Toys e gli altri sono i trenini elettrici Hornby, ma magari di questo ne parliamo in un prossimo video. Ma torniamo al nostro Meccano. Quasi subito, visto il clamoroso successo, arrivano i primi cloni. Qui in Italia c'è un'azienda che si chiama Bral che lo produce, con pezzi pressoché identici e 100% compatibili con quelli originali. Si chiama Il Costruttore Meccanico e presto inonderà le case di tanti ragazzi italiani. Per le generazioni dei nostri genitori sono ricordi legati agli anni 50-60 e quello è il periodo di maggior fulgore per il Bral italiano. Il Meccano era pura ingegneria in miniatura. Era venduto nelle famose scatole 7 numerate. I numeri poi avevano sottoserie. La più famosa ed ambita dai collezionisti è la numero 7, il set più vasto di tutti, che nel 1922 dava infinite combinazioni di utilizzo. Ma perché in fondo piaceva così tanto? Perché comunque lo combinavi, tornavano sempre le misure. Questo grazie al fatto che i fori sopra le barre perforate e gli altri oggetti erano tutti con un passo di mezzo pollice. L'unica cosa che serviva era una chiave e un cacciavite. Il brand Meccano è ancora in attività, ma il suo primo proprietario lo ha venduto nel 1964 e di lì in poi si sono susseguite diverse proprietà. In questo video mi concentro sulla produzione dagli inizi fino al 1970 perché lo ritengo il periodo più iconico. Nel 1926 Hornby introdusse, grazie al 25° anniversario del brevetto, il Meccano a colori. Prese le barre e tutti i pezzi e cominciò a farli prevalentemente in verde e rosso, con tonalità che all'inizio erano più chiare per poi scurirsi. Ogni pezzo originale Meccano è stampigliato sopra con la scritta Meccano Made in England o in France oppure in altri posti. Sì, perché Meccano quasi da subito si è espanso in tutto il mondo. Parlando di colori, un successivo cambio di colori si ebbe nel 1964, quasi contemporaneamente al cambio di proprietà dell'azienda. Tutte le barre filettate e componenti passarono dal verde e al rosso al giallo, nero e zinco argentato. Questo per far assomigliare sempre di più le creazioni a dei veri escavatori o gru o tutti gli altri oggetti che si potevano costruire grazie alle combinazioni. Eh già, perché ad esempio questo set che ho, proprio del 1965, dà la possibilità, come tutti i set Meccano, di costruire molteplici modelli con gli stessi pezzi della confezione. Negli anni 70 poi appariranno componenti elettriche aggiuntive e i pezzi dal nero diventarono azzurri. Come abbiamo detto, il Meccano era più di un gioco, era un vero strumento educativo, lo ribadisco. Migliaia di ragazzi nel mondo impararono l'amore per la meccanica ed alcuni fecero sfolgoranti carriere. È il caso ad esempio del grandissimo car designer Marcello Gandini, uno dei miei miti, che grazie al fatto di aver ricevuto in dono da piccolo il Meccano si cominciò a interessare prima alla meccanica e poi a disegnare le vetture, con i risultati meravigliosi che tutti conosciamo.
Questo gioco sopravvive nella memoria di infinite generazioni di ragazzi che ci hanno passato ore ed ore sopra, come me. Esiste un fiorente mercato collezionistico di Meccano, che si riferisce sia ai set completi, sia ai singoli manufatti che ai singoli pezzi. Il Meccano è teatro di fiere a tema, club di appassionati, che da sempre, anche grazie a Meccano Magazine, una rivista che esiste dal 1916, si occupa di diffondere la creatività e cultura costruttiva di questo gioco. In Italia è presente GAM, un'associazione di appassionati di Meccano. Vi lascio il link in descrizione se volete dare un'occhiata. Che il Meccano è diventato un fenomeno culturale lo dimostrano i tanti artisti che si sono cimentati nel fare opere con questi pezzi, come Tano Pisano, che ha realizzato diverse opere fatte con migliaia di pezzi. E non è finita qui. Meccano ha anche influenzato il mondo del design. Un esempio sono i mobili componibili francesi di Meccano Home, realizzati con un kit di pezzi a dimensioni giganti, con il quale è impossibile inventarsi mobili di ogni forma, modulabili e scalabili. In questo video non mi sono fermato molto sulle versioni moderne di Meccano. Dopo innumerevoli cambi di proprietà, oggi la maggior parte dei pezzi sono in plastica, relegando il Meccano moderno a semplice giocattolo, perdendo quindi il concept di ingegneria in miniatura che aveva. Le ultime voci dicono che dal 2024 cesserà la produzione mondiale di Meccano. Se questo gioco dal 1901 al 1980 sostanzialmente non è mai cambiato, ad essere cambiati in brevissimo tempo sono i bambini. Anche questo gioco non ha retto all'era digitale, al modo di giocare dei bambini di oggi, sempre più rapiti da media visivi e videogiochi. Il Meccano ti costringeva ad avere una cosa che oggi sembra quasi un tabù: l'impegno. Una qualità sempre più evitata dai giovani, non tutti fortunatamente. Ma almeno voi abbiate la costanza di seguirmi in un altro oggetto e in un'altra storia. Ciao!